Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Dopo aver parlato delle gambe e del bacino, proseguiamo con il torace. Per torace si intende la parte che va dalle anche fino alle spalle, spalle comprese. Come va tenuto il torace? Il torace va tenuto aperto e rilassato. Sembra una cosa semplice a dirsi, vedremo che a farsi la cosa è un pochino più complessa. Immaginate, perché dobbiamo avere delle immagini mentali, ci aiuta a visualizzare. Se prima visualizziamo, dopo riusciamo meglio a prendere coscienza delle parti che dobbiamo usare e mandarle in opera come ci serve. Quindi abbiamo già detto che il torace deve stare eretto e rilassato. Quando camminate, ad esempio, provate a pensare, una persona che non ha disformismi, quindi che non ha problemi posturali di suo, tendenzialmente quando cammina è quello che fa naturalmente. Quindi una persona mentre cammina fa esattamente quello che il cantante deve fare quando canta, cioè normalmente il fatto di metterci in movimento, che è una cosa istintiva che fa il nostro corpo, anche se voi siete fermi. Se siete fermi è più facile che voi attuiate dei disformismi, cioè state magari col peso su una gamba o col peso su un'altra. Pensate a quando siete in coda. Quando siete in coda tendete ad assumere posizioni solitamente scorrette, perché nessuno sta in coda così. Quindi quando state fermi rischiate maggiormente di incappare in posizioni scorrette, ma sicuramente è un istinto che avete, il vostro corpo lo fa da sempre, da quando avete imparato a camminare. Nel momento in cui voi vi mettete a compiere il primo passo, il vostro corpo la prima cosa che fa è mandare il torace esattamente nella maniera che noi intendiamo. Quindi nel canto moderno dobbiamo sempre far credere al nostro corpo di essere in qualche modo in movimento, così lui terrà un cerchio costale equilibrato, inserito e rilassato, ed è quello che vi serve quando cantate. Quindi immaginate di essere, che il vostro bacino e le vostre spalle siano i vertici di una X. Se noi tiriamo una riga che va dalla spalla sinistra all'anca destra e l'altra dalla spalla destra all'anca sinistra, ovviamente voi che vedete il video troverete la cosa esattamente capovolta, noterete che il centro di questa X si trova esattamente qua, nel punto di massimo innalzamento, come dicevamo, del muscolo diaframmatico. Immaginate di dover conservare questa X, quindi quando vi muovete nel canto questa X deve essere integra. Cosa significa? Che non possiamo fare movimenti di questo tipo, quindi non possiamo ingobbirci perché la X si rattrappirebbe, si piegherebbe, e non possiamo neanche fare il contrario, stare troppo dritti perché stiamo tirando troppo i vertici di questa X. Questa X deve essere inserita e possibilmente tenuta costante nella propria lunghezza. Significa che qualunque movimento noi faremo, che lo faremo in avanti o che lo faremo indietro, questo torace manterrà questa postura. Se vogliamo fare delle modifiche le possiamo fare nella parte inferiore del corpo, quindi se volete piegarvi in avanti mentre cantate verso il pubblico, ricordatevi che non lo farete così, chiudendo e perdendo la X, ma lo farete così, cioè agite piuttosto a livello di bacino, fate che siano le gambe a muoversi per prime in modo che voi possiate rispettare la X. Stessa cosa se voi volete fare un acuto e guardare verso l'alto, ricordatevi che dovete compensare col bacino, quindi farete così per mantenere la X aperta, andate magari in avanti col bacino. Mi raccomando, non così, perché abbiamo già detto che non anterovertiamo e non stringiamo i glutei, quindi piuttosto è meglio piegare le ginocchia e fare questo. Fare un passo asimmetrico con la gamba sinistra in avanti, sempre col bacino retroverso. Mi raccomando, i vertici di questa X devono rimanere sempre integri. Il vostro torace è un rettangolo e deve rimanere in questa posizione.